Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo di Guido Monaldi, Vincenzo Bellini, capitolo 11, parte seconda. Da Messina a Catania per Bellini fu un viaggio trionfale. Non vi fu paesello che non mandasse i suoi figli anche da lontano a festeggiarlo. Il corteo inviato dai catanesi ad incontrarlo era imponente. Veniva innanzi, scrive Antonino Amore, tirata da una muta a quattro la carrozza del principe di Sperlinga Manganelli, Don Giuseppe Alvaro Paternò, intendente della provincia. E immediatamente dopo, nei dorati e pesanti equipaggi senatoriali, il decurionato catanese, e quindi in carrozze non meno eleganti la cittadinanza più eletta, sia per blasone che per censo, e infine una folla straordinaria di popolo. Intanto dalle finestre, dai balconi, dai terrazzi dei palagi che fiancheggiavano le vie per cui il corteo transitava, gremiti di dame e di donzelle agitanti fazzoletti, veniva giù una pioggia di fiori, un nembo di foglietti di color vario con motti, iscrizioni e poesie. Così percorse la magnifica via che da piazza Stesicoro va al Duomo, quindi per corso Vittorio Emanuele giunse in piazza dei Cereali, ove sorge l'antico e magnifico palazzo della famiglia Gravina, in uno dei cui quartieri abitava la famiglia Bellini. Intanto, alle prime dimostrazioni di affetto, altre ne succedevano, vie più solenni ed entusiastiche. A teatro, ove il principe di Manganelli lo aveva invitato, il pubblico prese a salutarlo al grido di «Evviva Bellini! Viva l'autore della Norma e della Sonnambula!» E mentre l'orchestra suonava la fantasia del pirata, volle vederlo e festeggiarlo sul palcoscenico. Le monache stesse, malgrado la clausura, vollero vederlo e ne ottennero il permesso dalla competente autorità ecclesiastica. Furono 40 giorni di delirio che misero nel cuore del festeggiato una specie di languore che lo lasciava spesso assente e stordito. Sarebbe rimasto ancora di più, ma un impegno precedentemente assunto per Venezia lo richiamava verso il settentrione. L'ultimo giorno della sua dimora in Catania fu doppiamente ricordevole per una improvvisa eruzione dell'Etna, e allorché la mattina del 10 aprile Bellini e Florimo si misero in viaggio alla volta di Palermo, tutta la cittadinanza applaudente salutava il grande concittadino che se ne andava e non sarebbe tornato se non dopo morto. Con Bellini e Florimo erano lo zio Vincenzo, il cugino Carmelo e il signor Franco Abate. Del breve soggiorno in Palermo, ove gli amici furono ospiti dell'avvocato Santo Canale, ottimo cultore e intenditore di musica, la Gazzetta Musicale di Milano riporta uno spassoso aneddoto. Un giorno il Bellini, narra il Foglio, in compagnia dell'avvocato Santo Canale, Gaspare Peranni e Agostino Gallo, andò a visitare lo storico monastero di San Martino, che sorge sulle alture di Bocca di Falco, a 7 miglia da Palermo. Colà giunti andarono di filato a visitare la chiesa, e quindi l'organo assai celebre. Organista del monastero era il maestro Cristoforo Licalzi, al quale presentarono il Bellini come un costruttore di organi da Catania, onde il pregarono di mostrargliene il congegno e di fargli sentire la voce. Il Licalzi accettò volentieri e dopo avergli mostrato le tastiere, i registri, i pedali e ogni altra cosa, sedette all'organo e incominciò a suonare «Pace alla tua bell'anima» dei Capuleti. E con sentimento così profondo che l'eco parve ripetere i sospiri e i gemiti disperati di Romeo. Quando Licalzi finì di suonare, Santo Canale lo ringraziò e Peranni e Gallo batterono le mani.
però che non era lieve fatica toccare quella macchina per trarne sì mirabili effetti. Ma Bellini, calmo, impassibile, volendosi prendere giuoco di lui, gli disse: «L'organo è bello, non c'è che dire, ma il pezzo che lei ha scelto non mi è piaciuto». «Come? Non le è piaciuto?» gridò Licalzi, sbarrando tanto d'occhi. «Certo, per mia insufficienza nell'eseguirlo, ma sa lei che quella è musica di Bellini?» Ripigliò quest'ultimo con un certo tono fra il serio e il faceto. «Quella musica può essere del Padre Eterno, ma i gusti son gusti. Ah, chiacchiere! Legga attentamente quelle note e non dirà più così. Le legga lei!» Stettero un pezzo a tu per tu, tanto che Licalzi gli disse che era quasi pentito di aver suonato. Ma Bellini tirò così a lungo la burla, senza darsi a conoscere, che Licalzi, infuriato, per poco non gli diede in viso del bue, dello stravagante, e lo lasciò in asso, non pensando nemmeno di chiudere l'organo. Tutti si tenevano i fianchi per il molto ridere, e Santo Canale non poteva più di esclamare: «Che tomo, che tomo!» Allorché d'un tratto Bellini si sedette all'organo e fece sentire la preghiera della Norma. Pensate quale impressione abbia prodotto negli ascoltanti la casta diva, udendola suonare la prima volta in quel tempio in cui Dio e il genio empivano tutto della loro maestà. Santo Canale saltava al collo di Bellini, coprendogli il volto di baci. Per anni gli stringeva con tenerezza le mani fra le sue, e Gallo faceva sgambetti e giravolte per l'allegrezza gridando: «Sublime, sublime, veramente degna di Bellini!» In questa ricomparve il maestro Licalzi. Pareva una volpe scodata. Egli era rimasto a far capolino dall'uscio ed aveva udito che il catanese fabbricante di organi altri non era che Bellini in persona. Per poco non gli si genuflesse ai piedi, chiedendogli scusa d'averlo involontariamente offeso. Il 22 aprile il Francesco I, salpando da Palermo per Napoli, portava a Seco Bellini e il Florimo. 3 giorni dopo i due amici si separarono piangendo. Il maestro si trattenne qualche giorno a Roma, dove si dava con successo la straniera, quindi a Firenze, dove furoreggiava la sonnambula. Ai primi di giugno era nuovamente a Milano. Ma poiché l'estate milanese si annunziava torrida e il lavoro nella stagione calda era pernicioso per lui, accettò l'invito di Cantù e si recò sul lago di Como presso Giuditta. Erano gli ultimi episodi di una relazione che da una parte conservava ancora la fiamma della passione, dall'altra si sorreggeva per la forza banale dell'abitudine. Ai primi di agosto Bellini partì per Bergamo. La patria di Donizetti gli aveva offerto una buona scrittura per dirigere colà la Norma, e questa vi ottenne un successo di fanatismo. Il maestro stesso ne scrisse al poeta Romani: «Bergamo, 24 agosto 1832. Mio caro Romani, volevo scriverti ieri, ma non è stato possibile. Sono assediato da visite e da presentazioni. Tutti vogliono conoscermi e congratularsi con me. Eh sì, che sono nella patria di Donizetti. Quanti ne schiatteranno di rabbia allegramente. La nostra Norma fece deciso furore. Se tu la sentissi qui, come è seguita, la crederesti quasi cambiata. A me pare un'altra. Mi fa un effetto mirabile. Ha sbalordito tutti i bergamaschi e quanti forestieri erano in teatro. Bresciani, veronesi ed anche milanesi, è un vero trionfo. Tutto è più vivo. I cantanti si sono impadroniti della parte e vi mettono molta anima. La Giuditta Pasta è di buon umore, è in voce e canta e declama in modo da strappare le lagrime. Fa piangere anche me. E piansi infatti
per tante emozioni che provai dentro nell'anima. Ti desideravo a me vicino per dividerle con te, mio buon consigliere e collaboratore, perché tu mi comprendi e la mia gloria non va disgiunta dalla tua. La Taccani è una brava Dalgisa, figura bene e dice come va detta la sua parte, e nel sola furtiva al tempio riscosse uno scoppio di applausi unanimi. Reina non è Donzelli, vi mette tanto fuoco da duplicare la sua voce e la sua persona. Pronunzia chiaro e si muove con energia. È un poglione innamorato davvero e feroce. Tu lo troveresti esagerato per un proconsole romano. Dice tragicamente meco all'altar di Venere, ma fa piangere ed è molto applaudito nella stretta, me protegge, me difende. Il terzetto non può essere eseguito meglio, lo agiscono bene e con forza, fece rabbrividire tutti, e lo trovano un bel finale, anche senza il concerto di Pertichini, druidi, druidesse e altri cori da far chiasso. Tu avevi ragione che fosse così, ti hanno fatto perdere la pazienza, ma ora son contento anch'io. Gli applausi e le chiamate al maestro e ai cantanti furono assai e spontanei ed universali. Se tu fossi stato qui, ti avrebbero chiamato sul palco, tanto la poesia piace, la trovano tragica e sublime. Ma tu, secondo il solito, non avresti voluto comparire, e se ti volevano trascinare a forza, saresti piuttosto scappato dal teatro. Sempre secondo il solito, ci conosciamo. Il conte Ottavio Tasca, il conte Secco Suardi, i Colleoni ed altri sono all'entusiasmo per i tuoi versi e mi dicono di dirtelo. Te lo scriveranno anche loro con rimproveri che non sei venuto, eccetera, eccetera. È un peccato che tu non abbia ascoltato e non sia qui, perché saresti assai festeggiato ed avresti molte soddisfazioni di gloria e saresti contento della nostra Norma e del tuo Bellini che ti deve tanta riconoscenza e ti ricambia i benefici con altrettanto affetto. Da qui a pochi giorni ritorno a Milano ed avrò assai cose da raccontare. Salutami i nostri soliti amici. Dì al Sanzi che non mi dimentico la sua commissione, come sarà contento il buon vecchio dei miei trionfi. Addio, ricevi i miei abbracci e credimi per la vita il tuo Bellini. PS, il Maier ti saluta affettuosamente, mi ha abbracciato e baciato e sono in Bergamo.